Hi guys, welcome back to my channel and thank you very much for tuning in. If you're a new subscriber, thank you. For an old subscriber, thank you for coming back. As for today, we'll be doing wine, yeah? So I'll take you guys with me. So we're here. Ooh. I have some ew. We're about to do some wine. So yeah, she's checking everyone's green pass. So ok, perfetto. Grazie. Benvenuti. Sono Valentina, mi conoscete lì. La nostra cantina si chiama Quattro Cieli. Noi abbiamo scelto questo nome perché abbiamo i vigneti in 4 differenti zone. Intanto sono 4 diversi comuni, perché sono ad Alcamo, il posto dove ci troviamo per adesso, Calatafimi, il posto sempre più vicino, Salapaluto e Gibellina, tutti i comuni nel comprensorio. Però diciamo, questi terreni non differiscono solamente perché appunto sono in 4 comuni differenti, ma differiscono perché hanno altitudini differenti, quindi alcuni sono più in collina, altri sono più in montagna. Questo vuol dire diverse temperature e anche un diverso spazio termico tra il giorno e la notte. Questo è fondamentale per più. Alcuni hanno terreni che sono differenti, altri più sabbiosi, altri più gestosi, quindi ovviamente la composizione del terreno va a incidere tantissimo nelle nostre uve. Altri invece hanno esposizioni differenti, quindi alcuni sono verso nord, altri sono verso est e via discorrendo. Questo vuol dire che prendono, quando c'è la vendemmia, vendemmiare queste uve e venderle ad altre cantine che poi sarebbero sassate loro a fare il vino e quant'altro. Diciamo, l'ambizione di nostro padre, il suo sogno, è sempre stato quello di poter creare la sua cantina in modo da portare lì tutte le uve dei suoi fondi, in modo da poter fare il suo vino e far conoscere al mondo il suo vino fondamentalmente. Quindi negli anni ha sempre lavorato cercando di ingrandirsi, quindi comprando nuovi vigneti, nuovi appezzamenti, in modo da poter poi arrivare un giorno e poter avere la sua cantina. Quando eravamo in realtà più piccoli, io e mio fratello nella vita volevamo fare altro. Io infatti ho fatto psicologia come percorso universitario, invece lui ha fatto comunicazione, quindi 2 ambiti totalmente differenti rispetto a quello che poi è il mondo del vino, no? Però quindi prendendo in mano ogni singolo grappolo si può rendere conto veramente, no? Di quelli grappoli vanno proprio di qua e di qua dove rimangono di quante persone sono. Abbiamo i vini che sono in fermentazione però in questo momento, quindi se vi va io li andrei ad assaggiare assieme a voi. Siete d'accordo? Sì. Insomma, guardi a tuo posto. Allora, inserite il bicchierino, girate, riempite fin quanto volete, chiudete e poi bevete. Ah, è vino bianco? Sì. Sì, posso bianco. Vai. Ah, vado io. Ancora. Faccio un video. È buono? Sono un po' timida, Infatti se sentite quando lo bevete c'è una bollicina che esce fuori, c'è un po' di gas, no? Questa è la fermentazione. Quando la fermentazione sarà finita, avremo il vino finito, non ci sarà più questa bollicina all'interno, ma diventerà secco praticamente. Questo diciamo, è stato avanzato di fermentazione, che abbiamo raccolto l'uva l'ultima giorno 25. Quindi comunque già un po' di giorni fa, però all'inizio, quando il mosto arriva qui in cantina, è veramente molto dolce. Immaginatevelo come un succo di
bisogno di un po' di tempo che finisca la fermentazione, poi comunque dovrà fare una fase di affinamento e poi verso marzo-aprile orientativamente cominceremo a bottigliarlo. Però per adesso è a metà strada. Quindi mettete So l'uva good. di diversi giorni? Non è soltanto un solo giorno? No, per esempio quando riusciamo a riempire la cisterna, in questo caso ci sono voluti tre giorni di raccolta di uva. E viene direttamente da lì, portate qua direttamente? Sì, ora vi racconterò tutto il processo, non facciamo più nel dettaglio. Vi faccio assaggiare prima il vino e vi racconterò tutto il vario processo. It's so good. Uff. Le cisterne sono queste qua. Differiscono dalle altre dall'altro lato. Queste qua vengono chiamati fermentini di serbatoi di fermentazione, mentre ci sono dei serbatoi di stoccaggio. Differiscono perché hanno il fondo che non è conico ma è inclinato verso l'esterno, se vedete, e queste qua sono anche leggermente più larghe. Per esempio questa qua, la numero 15, è 10.000 litri, come capienza in litri, tanto quanto la numero 19. Sono entrambe 10.000 litri, però quella è più slanciata, invece questa qua è più larga, di conseguenza più bassa. Si apre quella valvola, il liquido esce fuori, quindi tutto quello che sta in basso della cisterna esce fuori, che sarebbe la polpa. Con la pompa, quando è accesa, lo riportiamo all'interno. Questa valvola qui non finisce qui, ma ha un tubo interno, la cui uscita, se vedete da quel lato si vede benissimo, è là sopra in alto. Una volta in alto andiamo a attaccare un erogatore a pioggia che riporta all'interno della cisterna tutto quello che abbiamo preso dal basso, e dentro girate, riempite fin quanto volete e poi chiudete e bevete. Quindi questo contiene le bucce oppure le bucce? Questo qua ancora alle bucce, sì, ancora non ha finito. No, Sembra molto scuro. questo qua è Syrah, è ancora in fermentazione, ancora non ha finito la sua fermentazione. Ok, a dopo. Ciao. Il colore praticamente è viola, perché i vini quando sono giovani, e questo è giovanissimo perché ancora nemmeno è diventato vino, sono praticamente viola, alcuni un po' meno, alcuni un po' di più, però comunque sono tutti verso il viola. Diventano rosso rubino poi col tempo, non è che nascono rosso rubino, è un colore che acquisiscono col tempo con la... Come vi sembra il sapore di questo vino? Quando ti vai in gola È normalissima la tua faccia, sì. ok. È un po' aspro, Sì, in dai. bocca. Mi sente sempre questa frizzantezza che è quella che mi c'è in corso, però lascio un gusto che è brutto in bocca comunque. Anzi, ho bevuto mossi peggiori. Quindi, ho bevuto veramente questo qua, comunque si presenta ottimo, devo dire che si presenta ottimo. Però perché ancora comunque ci sono tutta una serie di lieviti in sospensione, di impurità che sono tutte in sospensione. Quando finirà la fermentazione c'è la natura stessa del vino, però queste ci aiutano a riconoscere meglio il sentore, perché se io non ho presente il gelsomino è difficile che lo posso andare a riconoscere, no? Quindi questo è il gelsomino e vi faccio sentire anche, ok, questa qua è una nota cromata invece. Scusate. Sì, quindi tutte queste note di fiori bianchi che ci ricordano appunto il gelsomino, ma anche la zagara, la finestra, un po' di margherita, tutti questi fiori così. Madò. È molto più facile. Ecco, prima lo senti. Cioè, mi sembrava strano che davvero si potesse, invece quello l'ho usato qua. Tutti questi sentori agrumati escono fuori, quindi si sente il bergamotto, si sente molto il mandarino, anche molto di arancia. Poi quando si deve degustare un vino, prima si prende un piccolo sorso, si fa andare su tutta la lingua e poi si prende un secondo sorso e si fa la stessa cosa.
Si fa andare il vino su tutta la lingua perché la lingua ha recettori differenti in diverse zone. Sulla punta riusciamo a captare di più il salato, ai lati captiamo di più il dolce, mentre sul fondo della lingua andiamo a sentire l'amaro, no? Quindi in questo modo, facendo andare il vino su tutta la lingua, riusciamo a sentire tutte le varie caratteristiche. Yes, girl, cin cin! Abbiamo vendemmiato. Ora stiamo aspettando che gli altri siano pronti. In questi giorni ci vogliamo un pochettino di tranquillità, poi ricominceremo settimana prossima. Quindi praticamente quell'albero gira, quello che vedete adesso a terra, che è qui al centro in questo macchinario, girando scuote l'uva che è matura e cade in questa vasca di raccolta. Allora, quelli sono È buono. Guardate, un po' ubriacone. Soprattutto questo qua si fa con dei vini molto presi con della ovviamente ci sta tra Bergamo e Londra, la Sicilia è troppo calda, quindi è comprensibile. Lì piove sempre, quindi. Questo colore mi piace. Il colore è un rosa con sfumature molto forti che tendono verso l'aranciato, verso note più corallo. Infatti l'abbiamo chiamato corallum, che è il nome latino. Quest'altro invece ha una sensazione di fiori di ciliegio che danno molta eleganza all'interno di questo vino. A te arriva sempre il doppio. Sì, appunto. E questo qua invece è l'olio dei nostri alberi. Quindi vi lascio a godervi l'aperitivo e il vino. Se volete altro vino vi farò un molto grande o no. Ok. Ci rivediamo tra qualche minuto così vi racconto come nascono i vini rosati. C'è un po' straordinario. Certo, sì. Ah, ecco, brava, lo bucci lì dentro. Sono esperta e faccio questo ogni volta. Like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain tonight. We gonna let it rain tonight. We gonna let it rain just like the sunrise. We gonna let it rain. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the Vabbè, già bevuto comunque. Riempi la bottiglia fino al collo, quindi fino Ok. a qua. Il collo deve essere libero. Aperto? Sì, Sì, esce, piano esce. Piano piano, buono, buono, questo lo sto facendo. Ah, deve uscire fino alla Sì, fine, ok. possiamo aprire un po' di più. Ah, è finita. Qual è la differenza tra tenere il vino in quelli del legno e questo? No, questa qua è una finta legno. Era legno. Però diciamo che tendenzialmente quando si fa un affinamento in cisterna, poi dopo la fase finale la si può passare in legno e il legno regala caratteristiche al vino, quindi può regalare sentori più tostati, un pochettino più per esempio di vaniglia, anche un tannino più morbido al vino stesso. Ok, ci È un siamo. legno particolare o qualsiasi legno? No, Ci sono ancora. Fino al collo. pensieri. Sai, con le Per cominciare a unghie. chiudere. Yeah. Bravissima.
Dentro ci sono di rovere, sono uno di quelli più quotati, ma anche di castagno. La metti la bottiglia al centro, guarda in alto e mettila al centro. Lascia. Bravissima. Ok, sì, è giusto. Prendi un tappo, lo metti qua dentro, va benissimo dovunque, e abbassa questa. Devo tenere qua? No, tutto fino in fondo, basta. Tutto spingi. Ok, bravissimo. Ti serve un lavoro? Guarda. E voi avete macchinari per fare questo? Sì. Ora, abbassa. Perfetto. Ora puoi scrivere, vai da quel lato, puoi scrivere la etichetta. Allora, Poi ci sono le istruzioni. perfetto. Ok, il tipo di vino. Questo, ok. Ok, tank, Vasco 25. Oppure te lo puoi riempire se vuoi. Questo giorno è un po' vuoto. Aspetta, devo appiccicarlo qua così. Ok. Ammassa, metti la bottiglia al centro. Prendi un tappo. Metti qua e abbassa fino in fondo. Just need my wine. No, attenzione con il taglio così. Ok, allora vai giù. Tutto giù. Perfetto, puoi salire. Già fatto. No, è... Un po' troppo? Sì. Vediamo. Guarda, devi bere questa parte. Bevono. Bevi. Ok. Lei anche un problema. Non è assunto. È licenziata subito. Troppo, state Poi qui. pagati in vino, dipende. Puoi metterlo qui e questo fino in fondo. E poi posizionare qui verso. Questo non tocca il ferro perché il ferro è caldo. Ok. Vai giù, stai giusto un secondo e poi risali. È facilissimo. Ok. Fallo nella tua. Ok. Giù. Giù, perfetto, puoi già salire, è già fatto. Giù. Ok. Vai giù, Giù. perfetto, puoi salire già. Giù. E sali. Ok. Il tuo schifo, il tuo schifo. Ernie è più... Oh, io sono quella assunta, Ernie, poi Regi, io terza. Finisce Albi, lunedì, va bene? Sì, alle 9 va benissimo. Sono quella assunta. Loro, they are all fired. Fired 1, fired 2, fired 3, fired 4. They are all fired. dai, non è male comunque. Faccio la foto del mio Thank you very much for watching. Don't forget to like. Comment and subscribe. And yeah, see you in my next one. Bye. Yeah.